Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, benvenuti a Race Car Tournament. Questo è Top Driver, Downhill Master e siete in compagnia di Max Power e Stinky. Oggi abbiamo la gara inaugurale per questo nuovo evento qui a Picco Serpente. State vedendo i bolidi in gara, sono tutte macchine da competizione. Tutte auto che hanno già assaggiato l'asfalto ma non sono sazi e vogliono ancora la preda più grossa. E solo noi di Top Driver possiamo procurargliela. Per coloro che ci seguono da più tempo, in questo torneo avremo nuovi team e vecchie conoscenze. Ma come sempre potete trovare qui sotto in descrizione i link per rimanere aggiornati tutta la settimana. Qui a tutto schermo ora un grafico con tutte le auto in gara e le fasi eliminatorie. Ecco a voi i 16 sfidanti, solo 2 di loro passeranno all'evento Downhill Master Deluxe, ma solo uno si aggiudicherà il titolo di campione della categoria RC. Un breve riepilogo anche delle modalità di punteggio per capire come verranno assegnati i punti per le varie posizioni in gara. 5 punti al primo di ogni batteria, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo e 1 punto al quarto. Ovviamente 0 punti per i DNF, cioè per chi non arriverà al traguardo. Senza ulteriori indugi andiamo a presentare le auto e i piloti. Per il team Fairlane e il suo general manager Thomas Bundabar presentiamo con il numero 8 Nuvola, una Ford GT guidata dal pilota italiano Otto Volante, salito agli onori della cronaca per lo spettacolare incidente che lo ha escluso dall'evento GT dello scorso mese, poi sostituito da Judith van der Jonen. Speriamo che ci faccia vedere tutte le sue abilità in questo torneo. Seguiamo a ruota con una new entry. Con il numero 1 per il team Spicy abbiamo Hanuman, una McLaren P1 guidata dal pilota indiano Kalu Subramani. Quest'auto ha un motore parzialmente ibrido. È il primo caso in un evento di questa portata. Vedremo se volerà sulle curve di Picco Serpente. Per il team Wild Nature abbiamo Vipera, una Ford Shelby davvero bellissima, con decalconie che riprendono la bandiera francese. Con il numero 2 si presenta il pilota parigino Jean-Pierre Bonton. Questo pilota è la prima volta che affronta un tracciato cittadino in discesa libera. Siamo in trepida attesa di vedere al volante. Chiudiamo la batteria dei 4 con un modello spettacolare che corre per il team Force One, reduci dai bagordi per la festa Pedro Pedrera, fresco vincitore del torneo GT. L'auto è un Alpine stile berlinetta della casa madre Renault nel suo modello A110. Con il numero 36 presentiamo Carl Carlson, pilota svedese al volante della sua Compass. Ci auguriamo che non perda la bussola proprio durante la gara. Un'occhiata veloce al tracciato e in linea diretta alla nostra inviata Terry Cristallo che si trova alla curva Mamushi. Salve a tutti amici dei motori. Come potete vedere alle mie spalle, i pompieri locali stanno sistemando il cartellone pubblicitario di un noto ristorante giapponese brutalmente vandalizzato durante la notte da un graffito illegale. Ha la forma di una farfalla, che bello! Ma sei cieco? Una farfalla con delle ossa incrociate? Se ti fanno il test di Rorschach ti chiudono in manicomio. Scusa l'interruzione, Terry, continua pure. Sembrerebbe una bravata di qualche writer locale, forse in cerca di notorietà? Oppure un gesto xenofobo contro la comunità asiatica? O ancora un segnale della microcriminalità dilagante? Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Per ora è tutto, buona gara. Grazie alla splendida Terry Cristallo per essere sempre sul pezzo. L'hai invitata a cena fuori? Ma che dici, Max? Smettila! Si capisce che ti piace, mica ti devi Ho vergognare. detto basta! Non arrossire. Ora ti spiego come ho approcciato con la mia Stop! ragazza. Si va alle gare. Round 1. Davanti a sinistra Nuvola e a destra Hanuman. Dietro di loro rispettivamente Vipera e Compass. Mettetevi comodi, qui si corre sul serio. Partenza in 3, 2, 1, via! Otto Volante parte bene e stacca il gruppo. Botton la tampina alla Mamushi. Alpine McLaren fuori dai giochi. Otto mantiene la posizione e vince gara 1 seguito dalla Shelby di Botton. Seguono dietro Hanuman e Compass che sono apparsi troppo prudenti per incalzare i due davanti. Vedremo come si evolverà la situazione in gara 2. Mentre in alto a sinistra trovate il riepilogo punti, noi aggiorniamo la griglia di partenza. A sinistra la Ford Shelby Vipera e dietro l'Alpine dello svedese Carlson. A destra Nuvola guidata da Otto Volante e dietro di lui la McLaren di Subramani. Questa è questione di centesimi, gente. Attivate il cronografo perché la pressione sta salendo. Pronti, partenza e via! Dopo una discreta partenza
sorpresa, Bonton scivola via con l'anguilla, è incredibile! Testa a testa, sorpasso di nuvola ai danni di Compass. Sono ancora scintille tra i due, che battaglia! Jean-Pierre Bonton vince con eleganza e distacco. Secondo Otto Volante, terzo Kurt Carson e ultimo Subramani. Chiediamo alla regia di mandare le immagini del replay delle curve Mamouche e Marasso. Vedete qui come la Ford infila in stoccata l'Alpine da campione. Continuano le scaramucce tra i due e lo svedese prova il sorpasso alla Marasso, ma niente da fare. Poi arriva da dietro la McLaren e spinge tutti alla risoluzione amichevole. Una gara col coltello tra i denti. Aspettiamoci scintille da gara 3 e 4. Ma che cos'è questo rumore? Oh, finalmente è arrivata! Vieni, Stinky, vieni con me! Non promette niente di buono. Ho una sorpresa per te, chiudi gli occhi! Non posso chiudere gli occhi, inciampo, poi cado, non vedo. Ok, ti ricordi il mio debito? Bene, puoi considerarlo saldato. Guarda qui, cosa ti ho comprato? Ma che cos'è quell'affare? È una confezione di tetano formato famiglia. È la tua nuova auto! Ma sei impazzito? Non vedi che cade a pezzi? È un rottame! Ma no, è d'epoca! Non ci paghi neanche il bollo! Un pezzo storico da intenditori, fidati! di noi. Assolutamente no! Riportala subito indietro! Non posso, è tua! Ho firmato tutte le carte a nome tuo! Però se vuoi cambiarlo, ecco lo scontrino! Ma non è come cambiare un paio di calzini! Ma poi io che ci faccio che non ho neanche la patente di guida? Ecco, vedi, non è mai troppo tardi per iniziare. Ora siamo pari, giusto? Io e te dopo parliamo. Ora torniamo alla tenda. Gara 3. Davanti a sinistra Compass e a destra Vipera. Dietro di loro rispettivamente Hanuman e Nuvola, allacciate tutte le cinture di sicurezza. Tutti tranne te, Sticky. Nel tuo modello non le hanno montate. Ti disintegrano. 3, 2, 1, propulsione. Compass va di fretta e si sgancia in solitaria. Dopo la chicane Bontone riaggancia il fuggitivo. Anche gli altri sono attaccati. Follia pura. Vipera al ponte della Vipera sorpassa e va a vincere. Incredibile, sono senza parole. Secondo Compass, terzo dopo poco Nuvola e DNF per Hanuman che rimane bloccato. Una gara da manuale per Jean-Pierre Bonton. Era partito lento e ha recuperato alla grande. Una prestazione sensazionale, rivediamo i momenti salienti. All'uscita della chicane è semplicemente spettacolare. E poi è testa a testa. Al ponte della Vipera fa un sorpasso ostinato e con le unghie guadagna altri 5 punti. Prima di gara 4 un veloce riepilogo a tutto schermo. Mentre Bonton sulla Ford CL-V Vipera è ormai sicuro del passaggio con 13 punti, gli altri devono sudare. E ti assicuro che nelle tute da pilota il sudore non è l'unica puzza presente. Otto Volante è a 10 punti mentre Compass ha 6. Fanalino di coda è Hanuman con solo 3 punti guadagnati. Peccato, ma non tutte le ibride vengono col buco. Final round. In gara 4 davanti a sinistra Kalus Subramani sulla McLaren e dietro di loro Otto Volante sulla Ford GT. A destra Carl Carlson che guida la Renault Alpine e dietro Jean-Pierre Bonton sulla sua lucidissima e già qualificata Shelby. Conto alla rovescia, 3, 2, 1, via! Hanuman vuole fare bella figura e parte liscio. Compass prova a insidiare la posizione ma Subramani resiste. I due dietro già qualificati non si intromettono. Carson prova a farsi vedere dagli scritti ma niente da fare. Che botta! Dopo la linea 8 viene preso in pieno da Bonton che non riesce a evitarlo. Vince Subramani sulla McLaren seguito da Carlson su Alpine. Terzo posto per Otto Volante sulla Ford e ultimo Bonton a bordo della Shelby. Passano alle semifinali del torneo RC Jean-Pierre Bonton per il team Wild Nature e Otto Volante per il team Farlane. Oggi una giornata intensa, gare, motori, emozioni e regali spettacolari. Ricordiamo a tutti che saremo qui anche la prossima settimana e non dimenticate di mettere il vostro like, un commento magari, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Presto avremo un altro evento incredibile, qui a Picco Serpente Gare in Notturna. Sì, avete capito bene, gare in notturna con le auto modificate che voi da casa potete inviarci. Per info contattateci all'indirizzo email topdriver365@gmail.com e vi spiegheremo come potete fare per essere nell'evento Street Night Racer. Per il momento, buonanotte, buone botte! Un grande abbraccio da Stinky E Max, alla prossima settimana qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai.